Buongiorno a tutti. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi proviamo a fare i tortelli o... No, chiudi. Ciao a tutti. Allora, oggi cosa proviamo a fare? Oggi proviamo a fare i tortelloni ripieni di zucca, quindi con un ripieno di zucca e amaretti che poi vi farò vedere. Quindi prendiamo la zucca e come la cuociamo? Io non la cuocio né in pentola né in padella né altro perché farebbe troppa acqua, quindi la cuocio in forno e porto il forno a 180-190 gradi, anzi lo portiamo un po' di meno sui 170 perché almeno evitiamo magari che si bruci. Quindi prendiamo la zucca, la avvolgiamo nella stagnola, gli mettiamo un pizzico di sale, un pizzico di pepe e un filo di olio. Boom. Un altro pizzico di sale dall'altra parte. Allora, purtroppo io non ho trovato la zucca mantovana, che sarebbe l'ideale perché è veramente il top a livello di pasta e di sapore. Però potete farlo con una qualsiasi altra zucca e la insaporite magari successivamente. Quindi la chiudete nella stagnola. Se come a me la stagnola si rompe, perché ormai non ci sono più le stagnole di una volta, ne prendete un altro pezzo. Okay. La chiudete bene. La mettete nella teglia dalla parte della buccia, così almeno non si brucia. Io ho messo anche della carta da forno e poi la mettete in forno. E qui la fate andare un'ora, un'ora e mezza finché è morbidissima. Poi dopo vedremo come faremo il ripieno dei tortelloni di zucca. Cosa faccio anche per dare un po' più di sapore? Prendo una padella, metto un filo di olio, poi prendo mezza cipolla, la taglio sottile sottile e la faccio cuocere piano 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 a fuoco lentissimo nella mia padella. E poi lo unirò al ripieno di zucca. Allora io la taglio senza farla a dadini sottili sottili o tritata, la faccio a rondelline perché almeno rimane più consistente. Boh, poi la prendiamo e la mettiamo nella nostra pentola. Mettiamo un filo di olio. Adagiamo bene su tutta la pentola, antiaderente così non si brucia, e poi la facciamo andare a fuoco bassissimo. Vediamo se così il coperchio è giusto, sì. A fuoco basso la lasciamo andare finché poi controlleremo ogni tanto e quando sarà bella morbida la togliamo dal fuoco. Cotte. E chiudo. Oh. Dai, 3, 2, 1.
Andiamo a tirare fuori la zucca dal forno, ok, che è cotta, però vedete che perde un po' di acquetta, quindi cosa facciamo? Togliamo la stagnola, perché ovviamente il ripieno deve essere bello asciutto, Andiamo a togliere la stagnola, raddrizzate la vostra zucca, boom. La lasciamo un attimo in forno che almeno si asciuga. Allora, se avete il forno giusto, ovviamente un forno statico, potete anche metterla dentro senza stagnola, che è anche meglio, e la zucca una volta dopo un'ora e mezza arrivata a cottura è già perfetta, perché è già ecco qua, la nostra zucca è pronta, vedete che si è asciugata bene. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo far raffreddare ovviamente un po' il ripieno e poi piano piano, senza scottarvi, ovviamente prendete la vostra zucca, eccola qua. Allora, iniziate a togliere la buccia, poi cosa fate? Iniziate ad aprirla, a tagliarla, così almeno si raffredda molto più velocemente. La tagliate a pezzettini, a dadini, tanto poi la dobbiamo amalgamare per fare il ripieno, ovviamente. Perfetto, gli mettete sopra un filo di sale senza esagerare. Okay. Come lo faremo il ripieno, che ho già pensato fin dall'inizio questa volta? Faremo zucca, della cipolla che abbiamo preparato prima la tagliamo sottile sottile, cioè adesso la tritiamo, poi mettiamo un filo di miele, perché il miele con la cipolla e anche la zucca e un pizzico di pepe nero è veramente una delizia. Cipolle cotte che ora andiamo però a tritare leggermente in modo che si amalgami bene con il nostro ripieno di zucca. Ok, prendiamo una ciotola, mettiamo dentro la nostra zucca, uniamo la nostra cipolla, quindi uniamo quel filo di miele che ho detto prima, un po' di pepe, un amaretto, lo sbricioliamo e poi andiamo a mettere ovviamente o parmigiano o grana padano. Ok, qua fate voi la misura, il parmigiano aiuta ad asciugare il ripieno, a me piace abbondante quindi ne metterò ancora, poi vedete voi, iniziate ad amalgamarlo. Se vedo che il ripieno è troppo umido, cosa faccio? Aggiungo un cucchiaio di pane grattugiato, ok? Senza esagerare, anche un mezzo cucchiaio. E come vi dicevo, a me piace il grana in abbondanza. Boh. Il nostro ripieno è pronto, andiamo a fare i tortelloni. Allora, eccoci qua con il nostro super mattarello e adesso iniziamo a fare la pasta. Quindi il mattarello lo mettiamo un attimo da parte. Che cosa dobbiamo prendere? Un po' di olio, uova, farina, delle forchette e abbiamo tutto il necessario. Ah, il sale. Prendiamo un po' di sale. Eccoci qua. Allora, per prima cosa le porzioni, io adesso farò mezzo chilo di farina e 5 uova, quindi di solito è un uovo ogni 100 grammi di farina. Facciamo la nostra montagna.
ok? Dopodiché cosa facciamo? Creiamo un cratere, lo allarghiamo, sempre chiuso però, lasciamo un po' di farina sul fondo e poi andiamo a rompere una alla volta le uova. Poi cosa aggiungiamo? C'è chi non mette niente, chi mette, non so, magari un pizzico di noce moscata o qualcosa in più. Io metto un pizzico di sale, un filo di olio, ma proprio un filo, e poi iniziamo a fare cosa? Iniziamo a sbattere le uova. Uso 2 forchette perché viene più semplice rispetto a una, quindi le rompiamo. Le uova vanno sbattute parecchio perché si devono amalgamare bene, devono formare come una crema. Non amalgamate la farina finché non sono sbattute bene, perché con più si sbattono ovviamente con più la pasta viene buona, liscia, lucida. L'ideale ovviamente sarebbe avere una spianatoia enorme di legno, ma se insomma non potete, come nel mio caso, io ho usato una cerata che è impermeabile e assolve alla soluzione della mancanza di un piano, ok? Cosa fate ora? Vedete che è ben amalgamata? Iniziate piano piano ad aggiungere un po' di farina. Ora direi che è arrivato il momento di usare le mani. Cosa facciamo? Un po' ne teniamo da parte perché ci servirà sicuramente a mano che impastiamo. Con le mani continuate a girare e ora piano piano incorporate tutta la farina rimanente. Cercate di non mandarla tutta in giro, ma di lavorare in centro del tavolo, ok? Allora, se avete una paletta di ferro è la cosa migliore. E poi iniziate a lavorarla, ok? Allora, come la lavoro io? È dal basso verso l'alto. Se vedete che è un po' dura, mettete un filo di olio e continuate finché vedete che non sarà liscia. Quindi bisogna sicuramente lavorarla un po', meno un quarto d'ora. Potete vedere che la consistenza liscia, ok? Elastica, quindi vuol dire che la pasta è pronta per essere stesa. Abbiamo fatto riposare la pasta per una mezz'oretta coperta da una ciotola. Prendiamo il nostro mattarello, iniziamo a appoggiarlo al centro della pasta e iniziamo a allargare la pasta. Ok, facciamo da un lato, la giriamo e la allarghiamo dall'altro. Giriamo e la allunghiamo. Non la capovolgiamo mai, mi raccomando, teniamo sempre dallo stesso lato. Non mettiamo troppa farina perché deve rimanere la nostra pasta un po' più umida, perché andiamo a fare dei tortelloni e non delle tagliatelle, ok? In quel caso con le tagliatelle avremo bisogno di una pasta un po' più secca. Ora cosa faccio? La avvolgo nel mattarello, questo qua mi serve per tirarla un po'. La portate sul bordo del tavolo, questa operazione serve per tirare la pasta proprio, ok? Senza spingere troppo. Vedete, si tira da sola. Attenzione a
alle pieghe. Quando la nostra pasta sarà pronta, quando sarà bella trasparente, quindi ora prendiamo i nostri strumenti di lavoro, facciamo delle strisce, nel senso diciamo verticale, poi nel senso orizzontale, per ottenere una scacchiera che sarà la nostra scacchiera di quadrettoni che utilizzeremo per fare i tortelloni. Allora, ovvio, uno può fare i tortellini piccoli, medi, grandi. A me piacciono più grandi ovviamente perché si sente di più il ripieno, non mi piacciono troppo piccoli. Quindi iniziamo a squadrare la pasta, ok? Ovviamente non si butta via niente. Questi qua, per dire, si possono fare dei mal tagliati. Quindi mal tagliati cosa sono? Semplicemente tagliati male, quindi potete farli come volete. Un po' di farina perché almeno assorbe umidità e si asciugano. Ok, ora iniziamo a fare i nostri quadrettoni per i ravioli. Ok, allora io ne faccio metà, inizio a tagliarne metà perché l'altra metà probabilmente farò delle tagliatelle, quindi adesso vediamo. Allora iniziamo ad andare a fare i nostri tortelloni. Prendiamo un po' di ripieno e in pratica lo strisciamo, diciamo così, all'interno del tortellone. E proviamo a farne uno. Facciamo il triangolo, ok? Lo schiacciamo bene sui bordi. Poi le punte le schiacciamo, le uniamo così e schiacciamo. Questo è il nostro tortellone. Allora, i nostri tortelloni sono pronti per pranzo e adesso cosa facciamo? Con l'altra metà della pasta vi farò vedere, facciamo invece dei tortelloni molto più grandi, quadrati, che potremo fare con burro e salvia oppure con un sughetto sempre di zucca. Questi qua li vado ad adagiare vicino alla pentola per il pranzo. Allora, andiamo a fare i nostri tortelloni. Tagliamo dei bei quadrettoni. Iniziamo a staccarli piano piano perché con l'umidità poi si rischia di fare un patatrac. Prendiamo il nostro ripieno, prendiamo l'altro pezzo, lo mettiamo sopra, lo allarghiamo per arrivare ai bordi e lo chiudiamo bene con le dita. Stessa cosa qua e stessa cosa qua. Ovviamente per renderli più belli cosa fate? Tagliate. Allora, se vedete che è troppo secca, come nel mio caso, l'ideale ovviamente è sempre inumidire i bordi, ok? Fate attenzione anche a non fare troppa aria come nel mio caso, che non sono stato attento al ripieno. Con questi facciamo sempre i mal tagliati. Dispari, perfetto. Questo qua andrà a finire nei nostri mal tagliati. Siamo giunti alla fine. Questa pasta avanzata magari ne farò ancora qualcosa, basta tagliarla piccolina piccolina a dadini e possiamo fare una pastina, per dire, insomma, senza buttare via nulla. E come avete visto abbiamo fatto dei tortelloni di un tipo, quelli classici, tortelloni molto più grandi, tortellacci di solito, se non sbaglio si chiamano così, e li potete fare, ripeto, con burro e salvia oppure semplicemente cuocerli in acqua bollente e poi unire un contorno che stia bene con la zucca, ovviamente. Io come li farò i tortelloni, userò un po' di pancetta che faccio croccare in padella con un po' di olio, un po' di pepe nero, quindi poi li farò saltare in padella con la pancetta e il pepe nero.
olio un po' abbondante, un leggero trito di pepe. Il nostro bacon è pronto. Guardateli qua i nostri tortelloni che si muovono e cuociono lentamente nella nostra acqua bollente. Ora sono passati 5-6 minuti, quindi li andiamo a scolare. Ottimi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.